Costruiremo un agricampeggio con la piscina al centro e sarà un bel viaggio nel tempo in cui vi racconterò tutti i lavori che faremo. Fermo, te l'albero, fermo. Questo sono io, durante una calda giornata di sole estivo, che sto accompagnando delle persone all'interno della nuova struttura che abbiamo appena finito di costruire. Con un misto tra agitazione e felicità, finalmente sto per far entrare i primi ospiti e anche voi all'interno del nostro nuovo campeggio che fino a poco tempo fa era solo qualche linea disegnata su un foglio. Dietro questo cancello c'è una piscina con 7 casette mobili intorno che fanno parte dell'agricampeggio che abbiamo appena finito di costruire. Se siete nuovi e non sapete di cosa sto parlando, vi lascio la playlist con tutti i video qui in alto. Quella è una delle casette che vi dicevo e più avanti nel video vi farò fare il tour all'interno per vedere com'è arredata e cosa abbiamo messo. Luca, devi proprio fare quel casino qua! Non so, sto facendo il tour! Mio fratello sta tagliando l'erba. Partiamo dal fondo, infatti l'agricampeggio comprende anche 8 piazzole per la sosta di camper e roulotte e i corrispettivi bagni. Questo è il nome di una piazzola, Roverella si chiama, e vicino c'è la colonnina per l'attacco della corrente qua e l'attacco dell'acqua che viene fuori da qui sotto invece. Sono tutte più o meno simili anche se varia leggermente la dimensione. Anche se sembra semplice creare delle piazzole, dietro c'è stato molto lavoro, innanzitutto con l'escavatore, per spianare bene il terreno. Poi abbiamo fatto tutti gli scavi per portare corrente ed acqua. Infine, delimitato ogni piazzola attraverso le siepi che abbiamo piantato. Una delle ultime cose che abbiamo fatto per arrivare al risultato che vedete ora è stata quella di scegliere come differenziarle l'una dall'altra. Abbiamo optato di dare a ciascuna i nomi degli alberi che crescono nelle nostre zone. Ho poi creato le grafiche al computer e le ho stampate. Una volta arrivate, mio padre le ha attaccate a dei pali in legno con una colla. Infine mio fratello si è occupato del fissaggio. Attacchiamo i pali che sostengono i nomi dei posti camper. Prenderemo su l'ape, che ho già caricato tutti i pali. Attrezzo bello pesante. Prima ha fatto un buco di fronte a ciascuna piazzola e poi ha inserito i pali. Come vi dicevo, ciascuna ha il suo bagno privato indicato dal nome, in questo caso quello della piazzola Acero, e adesso vi farò vedere all'interno come sono i bagni. Appena si entra di fronte c'è la doccia con questa fantasia floreale. Nella parte sinistra invece troviamo il lavandino, uno specchio, una luce e il phon. Già che c'è caldissimo in questo periodo, mamma mia. E per ultimo poi ovviamente c'è anche il water. Guardate, questa è una chicca, infatti le finestre dei bagni sono elettroniche. Se io faccio così si chiude. Qui abbiamo messo anche un termostato eventualmente se per il riscaldamento che c'è a pavimento, perché se teniamo aperto anche d'inverno insomma c'è anche il clima mite all'interno dei bagni. Anche per i bagni, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di spianare il terreno con l'escavatore. Con lo stesso mezzo poi è stato creato lo scavo per le fondamenta. Sono stati inseriti i ferri e delle piccole costruzioni in plastica che sembrano degli sgabelli, rispettivamente per dare stabilità e arieggiare il cemento. Una volta solidificata la base, poi, sono stati creati i pilastri verticali di sostegno facendo scorrere il cemento dentro a delle assi in legno. Con malta e mattoni abbiamo costruito i muri perimetrali. Eh sì, per una piccolissima parte ho contribuito anche io. Con assi di legno, guaine e tegole è stato poi costruito il tetto. L'elettricista e l'idraulico hanno posizionato i tubi e i fili all'interno di ciascuna stanza. Poi con del cemento più fine sono stati ricoperti il pavimento e tutti i muri. È stata dipinta la facciata esterna ed infine posizionate le piastrelle, i rubinetti e i diversi accessori in ogni bagno. Questa è la casetta in legno che credo conosciate già. All'interno si trovano tutte le attrezzature idrauliche, elettriche per far funzionare tutto l'agricampeggio. Se sapete cosa sono scrivetemelo nei commenti. Tipo queste qua cosa sono?
In facciata ai bagni poi abbiamo installato anche questa macchina qui, che è il distributore d'acqua, che permette di avere acqua fresca durante tutta l'estate, frizzante, naturale, e anche acqua a temperatura ambiente, insomma, ma che credo non beva nessuno con questo caldo. Un'altra parte molto importante poi è anche questa piastra di cemento dove i camper possono venire a scaricare le acque grigie e nere. Qui infatti c'è il VC dove si può scaricare le acque nere, credo che si chiamino così. Qui dietro c'è una griglia per le acque grigie. Qui vicino alla strada d'ingresso poi c'è anche un piccolo parcheggio per chi magari viene con due auto e la seconda non sa bene dove metterla, perché ciascuna casetta ha il suo parcheggio privato e all'interno della piazzola comunque c'è tanto posto, insomma. Una delle cose più belle è anche questo bidone per la raccolta differenziata, che è stato fatto interamente a mano da il Lucchez, mio fratello, per chi non lo conoscesse, e un aiutante, insomma, artigiano, che ci ha dato una mano. Guardate com'è venuto bene, qui ci hanno scritto anche il nome del agricampeggio, ovvero ai Prati. Ha avuto una bella idea perché si è preso un foglio, l'ha diviso tutto in parti proporzionali, un foglio molto più piccolo di questa scritta qua, ha calcolato tutti i centimetri, li ha proporzionati e è riuscito a scrivere in modo perfetto. Quindi qui ci va vetro, plastica e metalli insieme, carta e misto. Poi per svuotarli basta aprire qui sotto e si può tirar fuori, vedete, in modo molto semplice, il sacchetto, senza dover tirarli fuori da sopra. Siamo arrivati a un punto fondamentale del video, prima del tour delle casette, ovvero la presentazione della piscina. Dopo più di 1 anno e mezzo di lavoro non mi sembra vero di poter fare il bagno all'interno, avendola vista costruire proprio dall'inizio. Eccola qua, questa è la piscina. Come avete visto abbiamo posizionato degli sdrai e degli ombrelloni tutto intorno, in modo che gli ospiti possano prendere il sole in tranquillità, e anche questi tavolini qui che servono per appoggiare il bere, insomma, che uno si può portare dalla casetta. Nell'angolo esterno del marciapiede l'idraulico ha installato anche una doccia che serve appunto per pulirsi prima di entrare o dopo aver fatto il bagno. Bagnato tutta la telecamera. Qui sotto invece c'è tutto ciò che permette di far funzionare la piscina e di tenerla pulita, ovvero il locale tecnico e la vasca di compenso. Scendiamo così vi faccio vedere meglio. Eccoci ragazzi dentro il locale tecnico e la vasca di compenso della piscina. Adesso facciamo un veloce tour. Per prima cosa troviamo un rubinetto molto tradizionale che serve per far uscire acqua con l'acqua dell'acquedotto, quindi anche potabile. In fondo ci sono tutte le leve che servono per regolare l'entrata e l'uscita dell'acqua. Qui sotto invece ci sono gli scarichi. Questi blu sono 2 filtri quasi sempre in funzione perché, come vi dicevo, permettono di tenere l'acqua pulita. In pratica prendono l'acqua da dentro la vasca di compenso, la filtrano e poi la riportano all'interno della piscina. Quello lì invece è un attrezzo molto importante. Qui c'è il quadro elettrico dove si controlla tutto l'impianto, insomma, quindi i faretti, il generale, i fari della piscina, eccetera eccetera. Qual è il primo passo che faresti per costruire una piscina? Ecco, è proprio quello che abbiamo fatto. Dopo aver delineato sul terreno con della calce la grandezza che dovrà avere, abbiamo iniziato a scavare. Proprio qui al centro, fra pochi mesi, verrà costruita una piscina. È stata la prima volta che ho assistito a uno scavo così grande. Anche qui poi è stato gettato il basamento per prima cosa e poi posizionati i ferri necessari a costruire le fondamenta di cemento armato. Per la realizzazione dei muri verticali anche stavolta ho voluto contribuire, anche se forse sono stato più di intralcio che altro. Comunque abbiamo fissato delle assi in legno in senso verticale, al cui interno hanno fatto poi scendere molto cemento. Dopo alcuni giorni le hanno tolte ed eccoli lì, i muri completati. È arrivato poi il momento di realizzare il marciapiede e la scaletta per entrare. Completati entrambi i lavori e dopo aver incollato le piastrelle sul marciapiede, abbiamo aspettato diverso tempo prima di proseguire. Il lavoro seguente infatti consisteva nella posa del telo, ma bisognava farlo solamente poco prima di aprire in modo che non si sporcasse. Ma per attaccare il telo al cemento come si fa? La colla, solo qua. Ho dato sul fondo ogni angolo e basta. Ah sì, quindi si incolla solo sopra in pratica. Esatto. Dopo lo salderemo. Con costanza, giorno dopo giorno, hanno posizionato tutto il telo e abbiamo iniziato a riempirla con l'acqua. È stato un processo un po' lungo, data la scarsa pressione, ma alla fine siamo riusciti a portare a termine la missione.
Adesso possiamo passare alla parte più importante, ovvero il tour delle casette. Per prima cosa c'è questo cancelletto di legno che divide il giardino comune della piscina dal giardino privato della casetta. Dopo il giardino invece c'è la veranda con le due fioriere che abbiamo posizionato sul davanti. Mamma che fatica che abbiamo fatto a metterle giù queste. Sul lato destro della veranda abbiamo posizionato un piccolo standino e lì sopra in alto c'è anche l'antenna del wifi in modo che prenda sia in piscina e sia all'interno della casetta. In ogni veranda poi abbiamo posizionato anche un tavolo con 4 sedie in modo che insomma se si vuole mangiare all'esterno si può. Io ho provato solo una volta, ancora quando la piscina non era ancora pronta, e ci siamo presi una pizza e dopo aver mangiato, se si è stanchi, si può sempre venire sugli sdrai per rilassarsi sulla parte sinistra. Adesso invece andiamo dentro. Qui al centro per terra abbiamo posizionato anche un enorme tappeto per evitare insomma che si porti dentro erba o terra insomma prima di entrare. Eccoci qui ragazzi, non ci credo, finalmente posso farvi vedere tutto quanto. Il nome della casetta mobile che ho appeso anche fuori è Camomilla e la madre, da brava arredatrice, ha pensato di prendere anche la tovaglia addobbata a questo fiore. Ovviamente questo è il tavolo in cui si può mangiare e se non si mangia fuori. Vicino al tavolo da pranzo c'è anche questa TV 43 pollici potente. La madre voleva prenderla più piccola ma alla fine io e Lucas abbiamo deciso di prenderla un po' più grandina, insomma, che ci sta bene. Sotto la TV invece c'è questo mobiletto con dei fiori che richiamano la camomilla, cioè è camomilla finta però, perché ovviamente se no non si riuscirebbe a tenere sempre verde. Qui a dir la verità non ho mai aperto, ma non c'è niente, solo dei scaffali se bisogna inserire qualcosa all'interno. Sopra il mobiletto c'è anche questo che è il regolamento con tutte le informazioni necessarie. Dietro al tavolo poi c'è questo divano per voltarsi nel caso in cui si voglia guardare la TV o semplicemente insomma per riposare, e anche un altro mobile con degli scaffali là. Non mi ero mai accorto che questo si può anche aprire e lì c'è un appendiabiti all'interno. Sopra il divano poi c'è l'aria condizionata necessaria durante il periodo estivo, infatti fa molto caldo e per regolarla si utilizza questo display qua. Dall'altra parte invece troviamo la cucina. Adesso vi faccio un veloce riassunto di tutto quello che c'è all'interno. Qui in fondo c'è il frigorifero e anche il freezer, con anche i ghiaccetti, non lo sapevo questa cosa qua. Volendo ci si può fare anche il ghiaccio. Qui sopra invece c'è un microonde per scaldare i cibi al volo. Qua invece ci sono 1000 altri scompartimenti per mettere insomma quello che ci si porta. Questo qua invece ci sono le scope da pulire eccetera, e anche un mini estintore nel caso in cui si verifichi un incendio. Per sicurezza bisogna averlo all'interno. Questa invece è una piastra ad induzione. Qui ci sono tutte le posate. Qui sotto invece le teglie, e queste qua invece servono per l'insalata e altre cose. Due presine. Urca. Ok. Qui sopra c'è lo spazietto minuscolo, ci sta proprio giusta la grattugia, e vabbè c'è pipe e altre cose. Qui sotto cosa c'è? Qua sotto qua si apre, come funziona? Non so neanche io. No, questa è la cappa, come potete vedere, credo che ok, si accende così e queste sono le luci. Potente, senti come aspira. Spegniamola. Ok, qui ci sono i piatti. Questi sono in plastica per i bambini, credo. Queste sono le tazze per il caffè, altre tazze, bicchieri, altri bicchieri. Tutte le cose che servono, insomma, normalmente per mangiare. Qui invece dovrebbero esserci gli altri piatti, eccoli qua, sì. Piatti fondi per la pasta e le altre cose. E i piatti piani che sono sotto, che non alzo per evitare di romperli. Poi questo è un tostapane, se ci si vuole fare il toast. Questo qua cos'è? Una zuccheriera, sta qua, credo di sì. Questi qua invece sono dei calici in plastica nel caso in cui si voglia portarsi il bere in piscina, e questi invece sono di vetro. Qui sotto invece c'è il lavandino con anche tutti
tutti i bidoncini per la raccolta differenziata: secco, plastica, carta e umido. E qua vabbè ci sono anche delle pastiglie per la lavastoviglie e anche il detersivo. Una cosa molto importante è la lavastoviglie, c'è pure la lavastoviglie per pulire le cose che si utilizzano in modo molto più veloce. Un'ultima cosa, ma non ultima, molto importante: questa è la macchinetta del caffè che funziona a cialde. Queste le diamo gratuitamente agli ospiti. PS, non sto sponsorizzando Lavazza, basta inserirle qua dentro. E vabbè, adesso non la metto perché non ho voglia di bere un caffè alle 5 del pomeriggio, di solito bevo la mattina dopo mangiato. Questo vabbè è lo zucchero. Questa invece è una bottiglia di vetro che si può utilizzare per andarsi a prendere l'acqua al distributore che avete visto prima nel video, insomma naturale, frizzante. Questo invece è un bollitore per scaldare l'acqua, prepararsi il tè o quello che si vuole, insomma, ecco. Adesso passiamo alle camere. Questa è la camera matrimoniale. Qui sopra ci sono anche gli asciugamani che servono insomma per gli ospiti che arriveranno, e anche qui ci sono un sacco di scaffali, armadi eccetera eccetera che si possono utilizzare per mettere all'interno le proprie cose. Una cosa molto interessante è anche la luce che c'è appena sopra il letto, che si può utilizzare per leggere durante la notte. Qui inoltre c'è anche uno specchio. Questa invece è la seconda camera e anche qui provate a indovinare cos'è che c'è. Ci sono armadi dappertutto qui sopra e anche dalla parte di qua. Guardate che robetta. Tac. Devo dire che chi ha costruito queste casette qua ha ottimizzato gli spazi al 100%. Per ultima cosa, ma non ultima, qui c'è invece il bagno. Questo è il lavandino, il phon, uno specchio, anche qui sotto c'è sempre un altro scompartimento sotto il lavandino, il bidet, il water e poi una super chicca, ovvero la doccia colorata. Guardate che potente che è, non lo sapevo neanche io che era colorata quella luce lì. L'ho scoperto la prima volta che l'ho accesa. Sembra abbastanza semplice mettere 7 casette mobili intorno a una piscina, no? In realtà abbiamo fatto diversi viaggi per capire a quale azienda affidarci. Scelto le casette tra le 1000 disponibili. Da fare a nera questa. Sì, antracite. Il giorno dell'arrivo le abbiamo aspettate fino a mezzanotte perché di giorno non potevano viaggiare data la loro grandezza. Fermo, fermo! Sei l'albero, fermo, fermo! Sotto la pioggia, sempre a quell'ora, abbiamo tagliato i rami degli alberi nella strada di casa nostra perché altrimenti si rovinavano. Poi le abbiamo parcheggiate nel piazzale senza romperle, spostate nell'agricampeggio passando a qualche centimetro tra i diversi ostacoli, e mentre le posizionavamo la prima è quasi affondata nella terra, piegandosi tutta su un lato. Se volete vedere più nel dettaglio come abbiamo affrontato tutti questi problemi, vi lascio qui la playlist con i video.